Ciao a tutti, io sono Aldo Capasso di bitcruise.com e oggi parleremo di Tin Town e di Jaco Pastorius. Ancora Jaco Pastorius, direte voi? Sì, punto primo perché c'è sempre qualcosa di interessante da dire riguardo Jaco Pastorius. E poi ci occuperemo di un argomento specifico a volte un po' controverso, la diteggiatura di Tin Town. Un attimo che arriva la sigla. Tin Town è forse il brano per basso elettrico da solista più famoso, o comunque un brano in cui il basso elettrico esegue il tema, e rappresenta sempre un po' una sfida, sia per il bassista neofita che vuole approcciare a qualcosa di un po' più complesso, ma anche per il musicista un po' più avanzato, a causa di piccole insidie, quali una fra tutte la diteggiatura. Online trovate tantissimo materiale, tantissime diteggiature diverse, video tutorial, trascrizioni, molto spesso in disaccordo tra loro. Noi andremo a vedere una diteggiatura nello specifico, cioè quella dell'autore stesso, quella di Jaco. C'è un live che si trova facilmente in cui Jaco viene inquadrato per la quasi totalità del tema. Quindi mi sono divertito a trascrivere nota per nota, o meglio dito per dito, tutto ciò che fa Jaco sul tema. Vi ricordo che se volete potete cliccare sull'immagine a forma di ingranaggio di YouTube per rallentare ulteriormente la velocità di riproduzione e poter seguire qualche passaggio che vi risulta un po' più ostico. Dopo ci vediamo per qualche piccola considerazione in merito. Eccoci, la cosa che risalta all'occhio più di tutto è sicuramente l'utilizzo del quarto dito di Jaco. Noi tutti siamo abituati a suonare in questo modo, cioè attribuire ad ogni tasto un dito. In questo modo abbiamo sempre tutte e quattro le dita pronte per suonare. Jaco invece predilige una diteggiatura di questo tipo: 1, 2, 4, che se vogliamo somiglia un po' alla diteggiatura del contrabbasso per alcuni aspetti. Questa ci facilita in due compiti. Punto primo, dovendo aprire di meno la mano siamo più fluidi nei movimenti e poi siamo facilitati nell'intonazione, in quanto abbiamo sempre l'esatta distanza tra il dito 2 e il dito 4 per un'intonazione precisa sul fretless. Sul basso con i tasti, ovviamente, io personalmente preferisco una diteggiatura più canonica, se vogliamo. Andiamo adesso a vedere
un passaggio nello specifico. Il seguente passaggio, suonato da molti in questo modo, compreso me quando si tratta del basso con i tasti, viene suonato da Giacomo così. Addirittura Giacomo, per aiutarsi sul vibrato, supporta il quarto dito con il terzo. Un altro aspetto che sicuramente è degno di nota è l'utilizzo delle corde a vuoto. Andiamo a vedere un passaggio specifico. Questo passaggio può essere suonato anche in questo modo. Modo che personalmente trovo molto più comodo. È vero, con le corde a vuoto perdiamo la possibilità di controllare l'intonazione del suono, ma su un brano a questa velocità comunque sostenuta è meglio prediligere la fluidità e soprattutto le corde a vuoto hanno comunque un suono molto pieno e molto preciso. Ci tengo a precisare che questa diteggiatura non è assolutamente l'unica possibile, bisogna sempre rispettare le nostre abitudini e l'anatomia della nostra mano, rimanendo sempre nell'ambito però di movimenti corretti e che siano funzionali a ciò che dobbiamo eseguire. Ne vale però sicuramente la pena dare uno sguardo alla diteggiatura di chi ha composto il pezzo. Adesso in realtà ci sarebbero tantissime cose di cui parlare, potremmo anche parlare molto della mano destra, però questo magari è un argomento che rimando ad un prossimo video. Ci tengo a fare soltanto un'ultimissima precisazione per qualcuno che se ne fosse accorto. C'è una leggerissima differenza tra la versione studio e la versione live. Nella sezione che io ho chiamato C, il passaggio viene suonato in questo modo. Mentre nella versione live viene suonato in questo modo, con il La naturale anziché il Si naturale. Ora, è un errore oppure un cambio nel tema nella versione live? Credo più la seconda, poiché basso elettrico e sinte eseguono all'unisono il tema, quindi è un po' improbabile che due musicisti sbaglino la stessa nota nello stesso momento. Spero che il video vi sia piaciuto. Troverete in descrizione un po' di materiale, troverete una mia versione di questo brano, troverete un link da cui scaricare la partitura con la trascrizione delle note e della diteggiatura e troverete il link del video originale dei Weather Report. Mi raccomando, seguite BitClose se volete restare aggiornati. Pubblicherò ogni tanto dei video tutorial di brani che mi piacciono, trascrizioni, esercizi tecnici, ma anche dei piccoli video tutorial su come registrare il basso in casa, su come migliorare il proprio suono, qualche piccolissimo accenno di liuteria, cioè come regolare il proprio strumento al meglio. Seguitemi sulle mie pagine, mi chiamo Aldo Capasso, mi trovate su Facebook, su Instagram, su YouTube, dove condivido la mia musica. A presto, ciao!